Questo era il segreto delle nonne. Sono Federico Gallo, lo chef della locanda del Pilone di Alba. Oggi andremo a fare i plin ai 3 arrosti, una ricetta e un raviolo tipico delle zone delle Langhe, che sono in Piemonte. Tutti gli ingredienti per preparare il ripieno dei nostri plin, che tradizionalmente si faceva con gli arrosti avanzati della festa. La carne non era a disposizione tutti i giorni una volta. Abbiamo il maiale, il vitello e il coniglio. Cerchiamo sempre di utilizzare delle carni che siano vicino all'osso. Un pezzo di maiale che abbiamo tirato via dalle costine, gli abbiamo tolto l'osso, abbiamo le cosce di coniglio e questo non è nient'altro che il pezzo finale dello stinco di vitello. Quindi abbiamo osso, abbiamo cartilagine, abbiamo più sapore, abbiamo un po' più di grasso che ci aiuterà comunque anche in cottura. E le verdure che si utilizzano sono quelle più tradizionali, iniziamo dal soffritto: sedano, carota e cipolla, uno spicchiettino d'aglio che andiamo a tagliare non troppo piccole perché non ci interessa, tanto poi dovremo andare a tritare tutto, ma nemmeno troppo grosso per rendere la cottura più veloce. Ecco. Se sembrano tante le verdure che andiamo a mettere per la carne che abbiamo a disposizione in questo momento, può essere vero. Tradizionalmente la carne che avanzava era ben poca, quindi cosa andavano a fare? Andavano ad unirla con tante verdure per poter fare ripieno di più pasta possibile. Idealmente manteniamo la tradizione, quindi andiamo a mettere più verdure iniziali, ecco, spicchietto d'aglio e un po' di biete che metteremo in cottura. Magari non subito, utilizziamo anche gambi, tanto la cottura sarà non super veloce. Tagliamo a pezzi anche la nostra carne. Più la tagliamo piccola e più cuocerà velocemente. Di carne più o meno sono un terzo, un terzo, un terzo. Poi se uno vuole cedere più con una piuttosto che con l'altra non c'è nessun problema. Andiamo a cuocere. Accendiamo il gas, andiamo con abbondante olio di oliva, facciamo scaldare leggermente, andiamo poi ad unire le nostre verdure. Io metto sempre un po' di sale all'inizio, sia per far sì che le verdure cuociano più in fretta, rilascino l'acqua, e sia perché così inizia subito ad insaporirsi il ripieno. Quindi lasciamo tostare, le lasciamo isolare 2 o 3 minuti, non tanto. Per fare il ripieno ci vorranno comunque un paio di orette, ok? Dobbiamo aspettare che la carne sia completamente cotta. Bisogna aspettare che perdano tutti i liquidi e inizi a rosolarsi. Quando iniziano a friggere per bene, vado ad aggiungere la carne, che andiamo ad allargare in modo tale che si rosoli il prima possibile. Ecco. Un pochettino si attaccherà, ma questo è tutto gusto che andiamo a recuperare dopo sfumando col vino rosso. A metà rosolatura aggiungiamo le erbe
Le erbe le aggiungiamo a metà rosoltura, così la temperatura è già leggermente più bassa, non all'inizio dove è tanto alta. Non si bruciano, con i grassi rilasciano i loro oli essenziali. Profumiamo e poi prima di andare a sfumare e a cuocere li andiamo a togliere. Allora, possiamo aggiungere un po' di sale. Andiamo prima di tutto a togliere le nostre erbe. E andiamo a sfumare con una Barbera d'Alba, in questo caso una Barbera di nostra produzione. Per fare una preparazione buona ci vogliono dei buoni ingredienti e quindi andiamo ad utilizzare anche un buon vino. Abbiamo spento il fuoco per evitare che schizzi troppo. Ecco. Aggiungiamo abbondante vino rosso, riaccendiamo, mezzo litro di vino più o meno. Aspettiamo un attimino e a naso si sente nel momento in cui non c'è più quell'odore forte di alcol evaporato. Abbassiamo il fuoco, lo copriamo e lo lasciamo cuocere. Tendenzialmente pezzi grossi in questa maniera ci vogliono un paio d'ore perché sia pronto. Noi di mano in mano andremo a controllarlo e verso metà cottura aggiungeremo anche le biete. A questo punto l'alcol è evaporato, abbassiamo il gas al minimo e andiamo a coprire. Lo lasciamo qui e lo giriamo ogni tanto controllando che non si attacchi. Se c'è bisogno aggiungiamo poco per volta un pochettino di acqua bollente. Allora siamo più o meno a metà cottura, quindi andiamo ad aggiungere le erbe all'interno. Diamo una girata e lasciamo cuocere ancora almeno un'oretta. Siamo quasi pronti anche, tra l'altro, perché la carne inizia a sfaldarsi un po', il coniglio è già pronto, ci vuole ancora un pochettino per il vitello e per il maiale, lo lasciamo ancora un po', ma insomma stiamo andando bene. Allora, la nostra carne a cotto è morbida, quindi ora andiamo a fritarla. Mettiamo tutto in un frullatore, anche con il sugo. Al nostro ripieno aggiungiamo soltanto un pizzico di parmigiano, diamo un'altra frullata e ora possiamo mettere il sac a poche. Il ripieno ora è pronto. Per fare la pasta degli agnolotti al plin utilizzeremo 250 g di farina di grano tenero, 250 g di semola rimacinata, 240 g di tuorlo e 120 g di albume. Andiamo ad aggiungere 240 g di tuorlo, e 120 g di albume. Comunque una dose importante di tuorlo che fa sì che sia una pasta ricca e più gustosa. Non andiamo ad aggiungere sale qui, lo aggiungeremo soltanto nell'acqua di cottura. Iniziamo a mescolare con una spatola e dopo andiamo a terminare con le mani. Prima dentro la boule e poi quando inizia il nostro impasto ad essere più compatto andiamo a terminarlo sul tagliere. Ok, procediamo lavorando la pasta
finché non risulterà liscia e leggermente tenace. Il movimento migliore per impastare la pasta a mano è questo qui, quindi da un lato teniamo la pasta su un lato e andiamo con il polso ad allungarla. Così facendo formiamo il glutine, non troppo, perché a mano comunque non riusciamo a dare tanta forza, ma quello che basta per avere una pasta tenace ed elastica. A questo punto l'impasto è pronto, è liscio, rimane così soltanto perché è stata sotto sforzo. Possiamo andare ad impellicolarla e a metterla in frigo. Andiamo semplicemente ad avvolgere la nostra pasta in modo tale che non prenda aria e non si secchi, e la andiamo a mettere in frigo. Per una dose come questa impastiamo la pasta per circa 2-3 minuti a mano, dopodiché dovremmo essere al risultato soddisfacente. Passata almeno un'ora da quando abbiamo impastato la nostra pasta e dopo averla lasciata riposare in frigorifero, la andiamo a riprendere così per poter confezionare i nostri plin. Con una macchinetta tradizionale, farina, in modo tale che non si attacchi, e ogni volta mentre la stendiamo che sentiamo la necessità di aggiungere farina, possiamo farlo. Quindi mettiamo la nostra pasta e iniziamo a girare. Ovviamente la farina in questo caso è già stata assorbita, la pasta è fredda, viene dal frigorifero, quindi si crea subito un pochettino di umidità. Partiamo aggiungendo un altro po' di farina. Abbassiamo, stringiamo lo spessore e andiamo di nuovo a stendere. Di nuovo. Dobbiamo fare tutti gli step in modo tale da non stressare troppo la pasta e far sì che non si stracci. Quindi la pieghiamo in 3, la schiacciamo un po', andiamo a riallargare e abbiamo lo spessore giusto, uguale a quello della macchinetta. È essenziale? No. Raccomandato? Sì. Poi queste sono sempre questioni di abitudini personali. Deve essere abbastanza sottile da poter vedere attraverso. Questo era il segreto delle nonne, appunto non così sottile da essere completamente neutra, a meno che uno non voglia dare importanza solo e solamente al ripieno che c'è dentro. Vediamo anche la mano, possiamo anche già fermarci qui. La pasta è sottile, ma non troppo. A questo punto prendiamo il ripieno dei plin, la nostra farcia che nel frattempo abbiamo messo nella sacca a poche, abbiamo già tagliato in modo tale da avere un buco da mezzo centimetro. Testiamo se è buono, sì, e andiamo a confezionare i plin. Dobbiamo fare quantità tipo delle noci sul lato basso della pasta, cercando idealmente di tenere più o meno un dito sul fondo e un po' meno di un dito tra un ripieno e l'altro, quindi così, e facciamo tutta la linea. La quantità del ripieno è necessario che sia uguale per tutti quanti i plin, si possono fare più piccoli, si possono fare più grandi. Questo è anche un po' il segreto della pasta in Italia. Qui ogni paese, ogni casa ha la propria ricetta, fa le cose in maniera leggermente diversa uno dall'altro, e penso che sia il bello di lavorare e vivere la pasta in Italia. A questo punto abbiamo la nostra linea completa, la arrotoliamo. Ricordate quel dito che abbiamo lasciato all'inizio sotto e quello che andiamo a ritrovare poi davanti. Arrotoliamo tutto
e andiamo a schiacciare la pasta solo davanti, non la schiacciamo sui lati, perché ci serve una via di uscita per l'aria, in modo tale che non si creino sacche di aria dentro i ravioli. Perché si chiamano ravioli del plin? Perché qua in Piemonte plin significa pizzicotto, quindi andiamo a pizzicare la pasta in questa maniera. Ed è il motivo per cui lasciamo un dito di spazio tra una noce di ripieno e l'altro. Una rotella dentata, se c'è, per rimanere proprio sulla forma quella classica. Andiamo a tagliare appena sopra il ripieno, da bloccare ancora meglio il raviolo. Andiamo il più dritti possibile. Tiriamo via la prima striscia, che comunque possiamo riutilizzare per una seconda mandata di ravioli. La spostiamo, li muoviamo solo leggermente in modo tale che non rimangano attaccati al tagliere, e ora possiamo iniziare a tagliare, così. E abbiamo poi due possibilità. La prima possibilità, ovviamente li cuociamo e li mangiamo subito. La seconda possibilità è quella di lasciarli seccare un po', e magari un'oretta all'aria, così semplicemente leggermente infarinati, non troppo vicini uno all'altro, in modo tale che si asciughino un pochettino, e a quel punto possiamo anche metterli in congelatore. E poi da congelati direttamente in acqua bollente, salata, per 3 minuti, e sono pronti. Così facendo, ecco che possiamo prepararne un po' di più, possiamo tranquillamente lasciarli in congelatore qualche mese, e ne abbiamo la scorta per un po' di tempo. Abbiamo fatto seccare, riposare i nostri plin all'aria aperta un'oretta, e a questo punto possiamo dedicarci alla cottura e alla preparazione della salsa. La salsa in questo caso sarà una salsa tradizionale, quindi burro e parmigiano. Un po' di burro, una piccola, per modo di dire, quantità. Accendiamo il fuoco, stiamo attenti e portiamo il burro ad essere nocciola. Lo portiamo a temperature alte, siamo intorno ai 140-160 gradi. Le proteine del burro iniziano a caramellare, prendono proprio quel profumo e quella colorazione appunto della nocciola. Questo è per dare quel leggero twist in più alla nostra salsa. Lo muoviamo, così siamo sicuri che non si bruci. Quando inizia a prendere questa colorazione così leggermente nocciola, siamo quasi pronti. Spegniamo il fuoco, tanto la cottura va avanti da sola, e quando arriviamo alla colorazione desiderata, prima che si bruci, andiamo a mettere un mestolino d'acqua salata. Importante questo lavoro, facciamolo da fuoco spento, perché se no schizza e rischiamo di bruciarci. A questo punto possiamo aggiungere un altro po' di burro. E la salsa è pronta per aspettare i nostri plin. Siamo intorno ai 96-97 gradi, la portiamo al massimo a 100, ma non la facciamo bollire troppo forte per non rischiare di aprire i ravioli in cottura. Aspettiamo un minuto all'incirca, tendenzialmente finché non arrivano a galla. Ecco che i ravioli stanno salendo a galla, quindi in questo caso sono già cotti, sono passati 30-40 secondi, non di più. Andiamo ad accendere di nuovo l'acqua sotto la nostra padella, prendiamo i plin, li scoliamo un po' dall'acqua e li mettiamo dentro la salsa.
Quando iniziamo a vedere che la salsa lega con il plin, come ora, che iniziano a lucidarsi, spegniamo il fuoco, andiamo ad aggiungere un'altra nocettina di burro per raffreddare un pochettino la temperatura, iniziamo a stemperare, chiede un po' di acqua. Usiamo solo acqua salata in questo caso perché il burro comunque, non essendo sapido, va ad aggiustare, a livellare il gusto di sale nel piatto, a bilanciare. A questo punto andiamo ad aggiungere una puntina di parmigiano e creiamo la nostra salsa andando ad emulsionare il tutto. Questo lavoro è sempre meglio farlo una volta che la temperatura si è abbassata, perché anche se utilizzando, come in questo caso, un parmigiano 36 mesi, rischiamo che fili troppo e che quindi si stracci la salsa. La pasta è pronta, possiamo andare ad impiattare.